Molti disturbi e sintomi apparentemente non collegati tra loro possono avere una causa scatenante comune: il disallineamento di un segmento della colonna vertebrale, in particolare della prima vertebra cervicale, la vertebra atlante. Guardando questo video potresti scoprire qualcosa di cui nessuno ti aveva mai parlato prima. Ti sembrerà assurdo, ma la medicina non imputa disturbi allo spostamento di una vertebra, anche se le evidenze dimostrano che le ripercussioni negative possono essere molteplici. Osserviamo in dettaglio l'anatomia cervicale per comprendere meglio il problema. L'atlante è la prima vertebra della colonna sulla quale poggia la base del cranio. L'atlante consente il movimento in avanti e indietro della testa e ci permette di fare il gesto del sì. Quando ruotiamo la testa, l'atlante fa perno sulla seconda vertebra, chiamata epistrofeo, e ci permette di fare il gesto del no. L'atlante può perdere il suo allineamento ideale rispetto al cranio compiendo uno spostamento laterale oppure una rotazione sul proprio asse. Questo disallineamento può essere causato dai più svariati motivi, che vanno dal classico colpo di frusta, tipico in un incidente d'auto, ad una caduta avvenuta da bambini, magari passata inosservata, oppure da un trauma sportivo o sul lavoro. Anche un parto difficile può provocare torsioni in grado di disallineare l'atlante fin dalla nascita. Una volta perduto l'allineamento corretto, i muscoli suboccipitali si strutturano in questa posizione. Dal momento che i legamenti che uniscono l'atlante al cranio sono estremamente rigidi, la vertebra rimane disallineata in modo permanente. Questa condizione può innescare una serie di disturbi a catena, sempre più gravi e dolorosi, dei quali spesso non si conosce la causa. La soluzione più diffusa è quella di alleviare solo i sintomi. Ma analizziamo il problema più in dettaglio. Sia in prossimità che all'interno dell'atlante passano diverse vene e arterie importanti che garantiscono un adeguato flusso di sangue al cervello. Fra queste c'è l'arteria vertebrale, che è posizionata al lato delle vertebre. Si inserisce poi in questo foro dell'atlante e gli gira intorno prima di scomparire nella parte posteriore del cranio. La rotazione dell'atlante può causare uno stiramento eccessivo dell'arteria vertebrale. Nella parte anteriore della prima vertebra passa un'altra arteria di vitale importanza, la carotide interna. Uno spostamento in avanti dell'atlante può provocare la compressione della carotide, causando un rallentamento del flusso sanguigno verso il cervello. Mentre la medicina non è ancora riuscita a fare chiarezza su molte cause della cefalea, escludendone di fatto la guarigione, molte persone riferiscono un alleviamento o la scomparsa del problema dopo il trattamento Atlantomed. Io ho visto il beneficio immediatamente, non ho più avuto un attacco di aura, per me è un sollievo enorme. Non so più che cos'è un mal di testa da 3 mesi e mezzo ed è una cosa che mi rende veramente felice. Io avevo mal di testa tutti i giorni, tutto il giorno, con più intensità. Adesso il mal di testa non lo vedo mai, a meno che non sto sveglia fino alle 3 del mattino, ma è normale. Un sogno, nel senso che io non ho mai avuto l'emicrania in questi 2 mesi e non so da quanto tempo non succedeva questa cosa. Ad oggi, successivamente aver fatto la vostra pratica, devo ricredermi, perché io ho risolto completamente il mio problema. È circa 1 mese che non soffro più di queste crisi forti di emicrania, prima le avevo 2 o 3 volte a settimana. Non ci credevo neanche io, perché io mi alzavo quasi tutti i giorni col mal di testa. Invece adesso, in 3 mesi che adesso sono venuto a fare la visita di controllo, avrò preso 2 volte, 3 volte le pastiglie, quindi sto molto meglio. 1 settimana dopo il trattamento ho cominciato a non avere più mal di testa. Qui vediamo un'ecografia eseguita al collo di un paziente di 72 anni, e più precisamente alla vena giugulare del lato in cui l'atlante era ruotato. In giallo vediamo la portata della vena prima del trattamento. La velocità del flusso sanguigno è pari a 44,9 cm al secondo. Lo stesso esame è stato ripetuto dopo il trattamento Atlantomed. Possiamo osservare, sempre in giallo, come il lume della giugulare sia notevolmente aumentato. Il flusso di sangue ora raggiunge 81,5 cm al secondo.
Il ripristino di un corretto flusso sanguigno ha sicuramente risvolti positivi sulla funzionalità del cervello e di tutto l'organismo. Da 28 giorni di mal di testa al mese siamo passati a 3-4, quindi per me è un'altra vita. L'emicrania è stata la cosa più bella perché è scomparsa da subito, all'istante. E avevo anche dei problemi alla vista, cioè vedevo tipo delle macchie, vedevo male, non vedevo bene i colori, mi sembrava come se mi si fosse ristretto il campo visivo, delle cose strane da spiegare. Dopo aver fatto il trattamento, la prima cosa che è stata proprio istantanea è stato tirare sulla testa e vederci, cioè come aprire gli occhi, è stata una sensazione bellissima. In caso di disallineamento, la circolazione sanguigna viene perturbata, ma anche il sistema nervoso ne paga le conseguenze. Infatti, proprio davanti all'Atlante passa il nervo vago, uno dei nervi più importanti e ramificati del sistema nervoso autonomo, che effettua molteplici regolazioni nel nostro organismo. Uno dei compiti del nervo vago è quello di stimolare la produzione dell'acido gastrico e regolare i movimenti compiuti da stomaco e intestino durante la fase di digestione. Un atlante che preme sul nervo vago è in grado di innescare disturbi gastrointestinali cronici, come acidità di stomaco, reflusso gastrico, nausea, stitichezza o diarrea cronica. Un'altra funzione importante di questo nervo è quella di stimolare il rilascio di bile dalla cistifellea. La bile collabora ai processi digestivi di assorbimento dei grassi e consente l'eliminazione di prodotti indesiderati come il colesterolo e le sostanze tossiche. Anche il pancreas, il vicino di casa della cistifellea, subisce le influenze negative di un nervo vago irritato. Altri disturbi vagali che possono manifestarsi sono giramenti di testa, vertigini, perdita di equilibrio, sbandamenti e svenimenti improvvisi. Molte persone sofferenti di sincope vasovagale affermano di aver risolto il problema con la correzione del disallineamento dell'Atlante. Da allora io non ho più avuto mal di testa, neanche svenimenti, non mi gira la testa. Nei tre mesi che sono passati dal trattamento a oggi che è il controllo, io direi che un buon 80% le vertigini sono migliorate, quindi secondo me un ottimo risultato. Sono uscita da qui che le vertigini non mi sono più venute. Non sono più svenuta, è vero qualche giramento di testa sì, però non mi è più capitato niente. Il nervo vago influenza anche la regolazione del battito cardiaco e la vasodilatazione. Quindi, escludendo eventuali patologie cardiache, la causa di un inspiegabile battito accelerato o di una pressione arteriosa troppo bassa o troppo alta potrebbe essere dovuta alla compressione di questo nervo. Una disfunzione del nervo vago è in grado di perturbare il corretto funzionamento di tutto l'organismo. A livello scheletrico, un atlante disallineato trasferisce in modo sbilanciato il peso della testa sulla colonna vertebrale. Alle conseguenti compensazioni che coinvolgono tutto l'apparato muscolo-scheletrico viene dato il nome di scoliosi funzionale. Una spalla più alta dell'altra, bacino inclinato e relativa gamba più corta, con le 1000 conseguenze che possono derivare da una errata postura. In base a teorie obsolete, il paziente si sente spesso dire che ha una gamba più corta dell'altra. Questo è vero solo nel 3% dei casi, mentre nel restante 97% si tratta solo di uno scompenso funzionale. Lo puoi osservare molto bene in questa animazione. Non è l'arto ad essere più corto, ma semplicemente l'anca che ruota in avanti, a causa dello sbilanciamento di alcune catene muscolari. Se non ti sei mai rotto una gamba, allora è improbabile che i tuoi arti possano avere una lunghezza differente. Vivere per anni con uno scheletro in uno stato di squilibrio permanente induce la degenerazione delle articolazioni e dei dischi intervertebrali. Inoltre sollecita oltre misura alcune catene muscolari che, dopo essersi indurite a sufficienza, esercitano una pressione costante sui nervi e vasi sanguigni circostanti. Talvolta un dolore cervicale, un dolore alle spalle o alla schiena, una sciatalgia ricorrente o un dolore al ginocchio possono essere la conseguenza di un atlante disallineato, ma di solito si cercano altre cause.
Ho visto tra l'altro poc'anzi delle foto che mi ritraevano prima del trattamento e oggi dopo 3 mesi ed è incredibile perché ho ripreso un asse da sola. Il bacino è ritornato assolutamente in maniera, ovviamente per il mio fisico è ritornato in asse e anche la postura in generale è molto migliorata. Il sollievo che ho avuto nell'immediato è stato, subito dopo il trattamento, il fatto di non sentirmi più pesante, perché prima avevo sempre questi problemi legati alla pesantezza delle spalle, problemi alle anche, mal di schiena perenni, una stanchezza cronica e quindi ecco, dopo il trattamento questi disturbi sono quasi spariti del tutto nel giro di qualche giorno. Ecco perché sono super soddisfatta e devo dire che ogni tanto ancora non ci credo perché ricordo come sono stata per quasi 20 anni. Ecco alcune immagini di come può migliorare la postura grazie alla sola correzione dell'Atlante. Dopo il trattamento Atlantomed è necessario un periodo di tempo per permettere al corpo di adattarsi al nuovo assetto cervicale e per riuscire ad eliminare i compensi che aveva messo in atto in risposta al disallineamento dell'Atlante. Non è possibile prevedere in anticipo né quali disturbi andranno eventualmente a risolversi, né il tempo necessario. Per correttezza, devi sapere che la causa scatenante del tuo disturbo potrebbe anche non essere l'Atlante, una certezza che purtroppo si può avere solo facendo il trattamento. Questo è il limite dei metodi indirizzati alla possibile causa e non al sintomo. Dopo aver visto queste immagini, quali altre pratiche conosci che con un solo trattamento sono in grado di originare cambiamenti posturali duraturi di questa portata? Atlantomed è un metodo sicuro ed efficace sviluppato in Svizzera, che permette di correggere l'allineamento delle vertebre cervicali in modo duraturo. Abbiamo un modo di procedere completamente diverso da tutte le pratiche conosciute. In questo modo riusciamo a portare l'asticella dei risultati ad un livello mai visto prima, soprattutto tenendo conto del fatto che si tratta di una sola seduta più un controllo successivo. Il trattamento Atlantomed favorisce il funzionamento ottimale dell'organismo. Costituisce perciò un importantissimo strumento di prevenzione da applicare quanto prima, considerando che questo disallineamento è presente solitamente dalla nascita. Avendo compreso tutte le ripercussioni di un Atlante disallineato, concorderai sull'importanza di far verificare anche i tuoi bambini. Durante la seduta di controllo del genitore, nei centri Atlantomed offriamo la possibilità di correggere gratuitamente un figlio fino all'età di 8 anni. Si inizia compilando un formulario con i dati personali e un'autovalutazione dei propri disturbi. Alcune domande sullo stato di salute generale escludono eventuali controindicazioni al trattamento. Dopo aver esposto come si svolgerà il trattamento, seguirà una breve dimostrazione sul modello anatomico, utile per comprendere chiaramente le ripercussioni strutturali e funzionali, qualora la vertebra atlante non si trovi nella sua posizione neutrale. Il terapista Atlantomed procederà quindi con un esame manuale preliminare della cervicale, al fine di verificare la necessità del trattamento. Se l'Atlante dovesse risultare già allineato, la correzione non verrà eseguita e non ci saranno costi. Si procede con un'attenta analisi posturale, aiutati dal sistema di misura Spineline da noi ideato, con lo scopo di accertare e documentare il danno posturale esistente. Il soggetto viene fotografato in piedi su una pedana ruotante, prima posteriormente, poi di lato e infine anteriormente. Le foto verranno ripetute alla fine del trattamento e nel corso della seduta di controllo, per convalidare i cambiamenti posturali determinati dal trattamento. Nella prima fase effettuiamo un intenso massaggio decontratturante alla muscolatura della colonna vertebrale. Lo stesso massaggio verrà poi ripetuto, in maniera ancora più mirata, durante la seconda seduta, insistendo nelle zone più critiche. Si tratta di una sorta di reset delle compensazioni muscolari messe in atto dal corpo, che ora possono venire eliminate.
Nella seconda fase focalizziamo il trattamento sulla muscolatura corta profonda della cervicale. Quando questa è sufficientemente rilassata, ripetiamo l'esame palpatorio per una valutazione ancora più accurata. Se viene accertata la presenza di un disallineamento, procediamo con il trattamento di correzione vero e proprio che si esegue da seduti. La tecnica Atlantomed, anziché ricorrere ad un singolo impulso brusco, come avviene durante le manipolazioni osteopatiche e chiropratiche, prevede una vibropressione meccanica che sfrutta il principio di risonanza e modulazione. Una pressione mirata e graduale di sufficiente durata ed intensità, effettuata nei punti esatti, permette di mobilizzare la vertebra, aiutandola a riacquistare progressivamente la sua posizione neutrale in modo sicuro. Lo stesso trattamento viene esteso, se necessario, anche alla seconda vertebra cervicale. Dal momento in cui l'Atlante si trova nella posizione fisiologicamente corretta, il corpo inizia un percorso di autoregolazione e rigenerazione. Visitando il nostro sito web, oltre a molte informazioni utili, puoi trovare uno studio con le percentuali di efficacia per specifici disturbi. Questo ti aiuterà a valutare se sia opportuno avvalersi di questo trattamento innovativo al fine di migliorare il tuo stato di benessere. In rete trovi migliaia di testimonianze positive di persone sottoposte al trattamento, documentate anche con interviste video. Come già detto all'inizio, l'Atlante non viene preso in considerazione dalla medicina come causa di disturbi, perciò non si indaga in questa direzione. Spesso il paziente è costretto a convivere con pesanti malesseri, assumendo antidolorifici e tranquillanti per molti anni, senza essere in grado di risalire all'origine del problema. È sempre più frequente la prassi di prescrivere psicofarmaci dopo aver etichettato erroneamente i disturbi come psicosomatici. Avviso: i termini correzione dell'Atlante o riallineamento dell'Atlante da noi coniati nel 2008 sempre più spesso vengono usati impropriamente da altri terapisti per definire trattamenti che non hanno nulla a che vedere con una vera e documentabile correzione dell'Atlante. La correzione dell'Atlante tramite vibrorisonanza è una conoscenza completamente nuova e molto lontana dall'approccio dei medici, ortopedici, osteopati e chiropratici. Dopo aver fatto molte visite è facile incorrere nell'errore di credere di aver già provato tutto o che Atlantomed sia uguale ad altri trattamenti a cui magari ti sei sottoposto in passato senza ottenere i risultati sperati. Una manipolazione cervicale tradizionale dura solo 1/10 di secondo e viene eseguita con le mani. Un trattamento Atlantomed prevede invece 2 sedute da 75 minuti e si esegue con un apposito strumento. Solo nei centri Atlantomed elencati sul nostro sito web puoi trovare gli specialisti della correzione dell'Atlante, che dispongono degli apparecchi brevettati Atlantovib con vibrorisonanza e la misurazione precisa della postura tramite sistema laser Spineline. Solo così potrai beneficiare dei migliori risultati possibili per il tuo caso specifico. Ora hai la possibilità concreta di invertire la spirale discendente della tua salute. Cosa aspetti a far verificare il tuo Atlante? Se vuoi scoprire di più sul principio di funzionamento dell'attrezzatura necessaria al trattamento, segui i link qui in basso. La correzione dell'Atlante non è un trattamento medico e non sostituisce la visita medica per escludere eventuali patologie.